Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo punto che lo trovo molto elegante, però nel contempo vedrete che sarà molto facile da eseguire. Senza aggiungere altro, vi lascio al video. Per fare questo punto avremo bisogno di un multiplo di 6 più 3, quindi andrò a montare 42 catenelle più 3 per un totale di 45. Fatte le 45 catenelle, le aggiungo 3 che saranno il nostro primo punto alto. Dopodiché entro nella catenella che ho tenuto col dito e faccio un altro punto alto, entro nella catenella successiva con un altro punto alto per un totale di 3 punti alti. Aggiungo 3 catenelle di separazione, salto una catenella di base, entro in quella dopo e faccio un punto basso. Aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro in quella successiva, faccio un punto alto, entro in quella dopo, faccio un punto alto, e in quella dopo ancora un altro punto alto, quindi un totale di 3 punti alti su 3 catenelle di base. Dopodiché andrò a ripetere le 3 catenelle, salto una catenella di base, entro in quella successiva, faccio un punto basso, aggiungo 3 catenelle di separazione, salto una catenella di base, vado a lavorare il mio gruppo di 3 punti alti su 3 catenelle, quindi una catenella, un punto alto, la catenella dopo un punto alto, la catenella dopo ancora un punto alto, aggiungo 3 catenelle, salto una catenella di base, entro in quella successiva e lavoro un punto basso, di nuovo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, ne salto una e lavoro i 3 punti alti in 3 catenelle, un punto alto per ogni catenella. Aggiungo 3 catenelle, ne salto una di base, entro in quella dopo, faccio un punto basso, aggiungo 3 catenelle, ne salto una di base, vado a lavorare il mio gruppo di 3 punti alti su 3 catenelle. Aggiungo 3 catenelle, ne salto una di base, entro in quella successiva e faccio un punto basso, aggiungo ancora 3 catenelle, filo sull'uncinetto, ne salto una di base, vado a lavorare i 3 punti alti su 3 catenelle. E di nuovo faccio le 3 catenelle, ne salto una di base, entro in quella successiva, faccio un punto basso, ancora 3 catenelle, ne salto una e lavoro il mio gruppo di 3 punti alti su 3 catenelle, quindi un punto alto per ogni catenella. Ripeto le 3 catenelle, salto una di base, punto basso in quella successiva, di nuovo 3 catenelle, ne salto una di base, vado a lavorare 3 punti alti nelle ultime 3 catenelle rimanenti. E così abbiamo finito la riga numero 1. Ora passiamo alla riga numero 2. Giro il mio lavoro e faccio un punto basso. Quindi entro nel punto che ho subito sotto, faccio un punto basso. Aggiungo una catenella di separazione, salto un punto di base, vado nell'ultimo e faccio un punto basso. Dopodiché faccio 4 catenelle.
salto questi due archetti, archetto numero 1, punto basso, archetto numero 2, entro direttamente nel punto alto e faccio un punto basso, aggiungo una catenella, salto un punto di base, entro nell'ultimo del gruppo di 3 con un punto basso, aggiungo 4 catenelle di separazione, salto un archetto, salto l'archetto, il punto basso, l'altro archetto, entro nel primo dei 3 punti alti, faccio un punto basso, catenella, salto un punto di base, entro in quello successivo, punto basso, 4 catenelle, salto tutti questi punti, entro direttamente nel punto alto, punto basso, catenella, punto basso, 4 catenelle, salto tutti questi punti, entro nel primo punto alto disponibile, punto basso, catenella, salto punto alto di base, entro nell'ultimo, punto basso, ancora 4 catenelle, entro nel primo punto alto disponibile, punto basso, catenella e punto basso, 4 catenelle, archetto, punto basso e archetto, entro direttamente nel punto alto, faccio un punto basso, catenella, ne salto uno di base, entro nell'ultimo, catenella, vado a fare 4 catenelle, fatte le 4 catenelle entro nel terzultimo punto della riga, faccio un punto basso, una catenella di separazione e vado nell'ultimo punto e chiudo con un punto basso e abbiamo fatto la riga numero 2. Ora andiamo a fare la riga numero 3 in questo modo, quindi saliamo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, aggiungiamo 2 catenelle di separazione, giro il lavoro, entro nell'archetto formato dalla catenella tra i 2 punti bassi, qui abbiamo un punto basso, qui abbiamo la catenella, qui abbiamo il punto basso, entro nella catenella e faccio un punto basso, aggiungo 3 catenelle, entro nell'archetto che ho subito qui, quello formato dalle 4 catenelle con 3 punti alti, e aggiungo 3 catenelle, vado a cercare l'archettino formato dalla catenella tra i 2 punti bassi, che quindi è il punto centrale, e faccio un punto basso, aggiungo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto grande e lavoro 3 punti alti. Aggiungo 3 catenelle, qui ho il mio gruppetto di punto basso, catenella, punto basso, entro nell'archetto formato dalla catenella, faccio un punto basso, di nuovo 3 catenelle, vado nell'archetto grande e faccio 3 punti alti. Riparto con le 3 catenelle, vado nell'archetto qui formato da una catenella e faccio un punto basso, ancora 3 catenelle, entro nell'archetto grande con i 3 punti alti.
E ancora la volta delle 3 catenelle, vado a cercarmi il mio archettino qua sotto e faccio un punto basso. Aggiungo 3 catenelle, vado nell'archetto che ho subito dopo, quello formato dalle 4 catenelle, e faccio i 3 punti alti. E di nuovo aggiungo 3 catenelle, vado nell'archettino formato dalla catenella che abbiamo nella riga sottostante, facciamo un punto basso. Aggiungo 3 catenelle, vado nell'archetto grande e lavoro 3 punti alti. Ho aggiunto le 3 catenelle, entro nell'archettino sotto tra i 2 punti bassi, faccio un punto basso, di nuovo le 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a lavorare 3 punti alti nell'archetto formato dalle 4 catenelle, quello che ho subito dopo, tre catenelle, entro nel penultimo punto, praticamente abbiamo il punto basso, la catenella e il penultimo punto, entro in questo archettino qua, faccio il punto basso, chiudiamo con soli 2 catenelle e un punto alto. E abbiamo fatto la riga numero 3. Ora passiamo alla riga numero 4, quindi giro il mio lavoro, entro nel primo punto disponibile e faccio un punto basso. Faccio le 4 catenelle e qui dove ho i 3 punti alti rifarò il gruppo di punto basso, catenella e punto basso. Di nuovo faccio le 4 catenelle, salto tutto questo dove ho i punti alti, punto basso, catenella, punto basso nell'ultimo dei 3 punti alti, 4 catenelle, salto tutti questi archetti, i 2 archetti e il punto basso, entro nel primo punto alto che è disponibile, punto basso, catenella, salto il punto centrale, entro nell'ultimo punto basso, 4 catenelle, entro nel primo punto alto disponibile, quindi faccio punto basso, catenella, salto quello centrale, entro nell'ultimo punto basso e di nuovo faccio le 4 catenelle, entro nel primo punto alto che trovo, punto basso, catenella, salto quello centrale, entro nell'ultimo punto basso, di nuovo 4 catenelle, entro nel primo punto alto, punto basso, catenella e punto basso e ancora 4 catenelle, entro nel primo punto alto che trovo, punto basso, catenella, punto basso nell'ultimo punto disponibile, nell'ultimo punto alto disponibile. Aggiungo le ultime 4 catenelle e vado a chiudere con un punto basso nella terza catenella partendo dal basso delle catenelle che vanno a sostituire il nostro primo punto alto. E la riga numero 4 è terminata. Fatta la riga numero 4 dobbiamo fare la riga numero 5, quindi salgo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto di 4 catenelle, ne lavoro solo 2 di punti alti. Poi aggiungo 3 catenelle, vado a cercarmi l'archettino tra i 2 punti bassi, quindi qui abbiamo un punto basso, qui abbiamo la catenella, qui abbiamo un punto basso, entriamo nell'archettino e faccio un punto basso, 3 catenelle,
filo sull'uncinetto, entro nell'archetto che ho subito dopo e lavoro i miei 3 punti alti. Aggiungo 3 catenelle di separazione e vado tra i 2 punti bassi e lavoro un punto basso. Aggiungo ancora 3 catenelle e vado nell'archetto che ho subito dopo e lavoro i miei 3 punti alti. Fatti i 3 punti alti, aggiungo le 3 catenelle e vado a cercarmi l'archettino tra i 2 punti bassi e faccio un punto basso. Aggiungo ancora 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto che ho subito dopo e lavoro i 3 punti alti. Aggiungo 3 catenelle, vado a cercarmi l'archettino tra i 2 punti bassi, entro e faccio un punto basso, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto grande e faccio 3 punti alti, 3 catenelle, vado nell'archettino tra i 2 punti bassi e faccio un punto basso, 3 catenelle, entro nell'archetto grande con 3 punti alti. Aggiungo 3 catenelle, vado a fare il mio punto basso nell'archetto formato dalla catenella tra i 2 punti bassi della riga sottostante, aggiungo 3 catenelle, trovo il mio archetto grande e faccio i 3 punti alti. E di nuovo aggiungo le 3 catenelle, vado nell'archettino qua sotto, faccio un punto basso e aggiungo le 3 catenelle, entro nell'archetto grande. Per finire faremo 2 punti alti, 2 soli punti alti nell'archetto e un punto alto sull'ultimo punto che abbiamo a disposizione. Abbiamo finito anche la riga numero 5. Ora tutto si ripete dalla riga numero 2. Quindi ripartiremo dalla riga numero 2 e ripartiamo dalla riga numero 2 e andiamo avanti fin dove ci serve andare avanti, fino alla misura che abbiamo deciso per il lavoro che dobbiamo fare. Ci vediamo quando ho raggiunto un campione di dimensioni più grandi. Ed ecco il campione finito. È un punto molto molto bello e molto facile da fare. Lo trovo molto adatto per delle storie eleganti, ma anche, perché no, per delle magliette estive, copricostumi, insomma le solite cose che si usano d'estate, però con la possibilità di farle con punti più originali. Il video è finito, come al solito vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, attivare poi la campanellina che vi darà le notifiche per ogni video che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video mettetemi un mi piace e condividetemi, aiuterete così a far crescere il mio canale. Vi ricordo inoltre che ho una pagina Facebook e un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti, al prossimo video.